La velocità è una bestia che scuote l'anima. Sopra e attorno, una delle vette più alte d'America, la velocità si mescolò con il pericolo e il vuoto, in una corsa alle nuvole dal cuore al volo. Ma quali tumultuose anime possono decidere di guidare un mostro incendiario alla massima velocità con l'oblio che attende famelico dietro l'angolo? Questo è un viaggio nell'ignoto, tentando di comprendere le motivazioni dietro la così chiamata corsa alle nuvole. Questa storia indistruttibile ha orgogliosamente uno sponsor. È presentata da Surfshark. È un servizio che offre un canale virtuale privato per navigare sul web, in gergo chiamato VPN. Tramite il VPN Surfshark le informazioni personali, che sono normalmente disponibili ovunque, vengono offuscate, impedendo a chiunque di controllare il movimento e la posizione. Ma Surfshark è molto di più. Offre un livello infallibile di protezione in caso di collegamento a una rete pubblica. Codifica il traffico internet personale, quindi gestendo l'invio e ricezione di file in modo sicuro. Oltre all'importantissima sicurezza, Surfshark dà l'opportunità di viaggiare virtualmente attorno al mondo, dando quindi la possibilità di connettersi ai siti della propria nazione anche quando in viaggio e di visitare siti internazionali. Usando la parola indistruttibile come codice promozione, cliccando il link in descrizione, per 6 mesi si potrà utilizzare il servizio in modo assolutamente gratuito, con una successiva garanzia di rimborso valida per 30 giorni. Il livello di pericolo è molto più alto quest'anno. E se guardate alla mia sinistra, è una lunga caduta mortale che separa il pilota dalla civiltà umana. Ora avete capito perché questa zona viene chiamata il pozzo senza fondo. 2800 metri, punto di partenza, 4300 metri, punto di arrivo. Nel mezzo, alberi, polvere, rocce, strapiombi, cambiamento della pressione atmosferica, assottigliamento dell'ossigeno e il disastro dietro l'angolo. In una sentenza, il Pikes Peak Hill Climb. E pensare che prima, in questo meraviglioso scenario, era tutto così diverso, così pacifico. La vista dall'alto era spettacolare, valeva la pena il viaggio, nonostante i 1000 pericoli da affrontare. Le strade erano strette, la salita lenta e la superficie impervia per quelle carrozze portate su dai cavalli. Ma un giorno, un ricco imprenditore dell'oro, chiamato Spencer Penrose, si trovò per caso nei pressi dell'Alto Massiccio. Gli piacque talmente tanto quella vista che decise di pagare di tasca sua per costruirci una strada e rendere Pikes Peak accessibile a più turisti possibili da tutto il mondo. Per pubblicizzare l'arrivo della strada appena costruita, decise di organizzare una goliardica gara automobilistica su di essa. Chi sarebbe giunto in cima più velocemente a bordo di qualsiasi mezzo costruito personalmente vinceva $1000. Una simpatica trovata, uno spensierato e divertente evento in montagna che attirò tantissime persone. Penrose morì nel 1939, senza mai davvero capire cosa in realtà aveva creato. Chi è quest'uomo? Perché è stato forgiato nel bronzo? Quest'uomo con le scarpe di pelle, i baffi di cera e l'occhio di vetro. Il suo nome è Penrose, Spencer Penrose.
Il tragitto del Pikes Peak divenne una pista diabolica e infernale per vetture sempre più elaborate. Negli anni 50 e 60, la famiglia Unser, famigerata dinastia del mondo delle corse, capaci di vincere ovunque, anche nell'allora terrificante Formula Indy nella 500 miglia, guidò bolidi personalizzati più volte alla vittoria nel peak, migliorando continuamente il record e giungendo sotto i 12 minuti con Bobby Unser nel 68. Prima Bobby Unser, che ha vinto per 3 volte la Indy 500, ma anche Al Unser, che per 2 volte ha vinto la 500 miglia di Indianapolis. Le similitudini che ci sono tra due eventi che hanno connotazioni completamente opposte agli antipodi, ma che fanno parte dello sport, dei motori, delle sfide americane che hanno a lungo messo sotto stress ogni singola particella del corpo umano e hanno permesso l'evoluzione del pilota, della figura del pilota e del motorsport. Fu qui che il suono dei motori, quei bolidi, iniziò a farsi sentire dai giganti produttori di automobili, i quali si interessarono pesantemente. La corsa alle nuvole divenne qualcosa di differente. Un luogo per sviluppi scientifici, un'area 51 per macchine aliene mai viste prima e alcune mai viste dopo. E su quelle vetture, esseri umani, con il pericolo fatto a mestiere. Negli anni 80 le macchine da rally diventarono spaventose, dando vita al famigerato Gruppo B, che con le più veloci e pericolose vetture mai viste invase la montagna del Colorado. Nel 1984 l'Audi decise di presentarsi all'evento con la Sport 4. Andare in America, battere quel record, significava vantare un primato da sfoggiare al mondo, agli investitori, ai clienti. Misero alla guida uno dei piloti più forti di quel tempo su quella macchina, Michel Mouton. Non ti spaventano le strade sconnesse? Le preferisco, molto meglio. And a drop rain falls, and in my heart it shows. Look what they've done to my tree. One vision, so give me your hand, give me your heart. I'm free. There's only one direction. Unica donna nel rally più pericoloso che c'è mai stato, unica donna a vincere e a quasi prendersi il titolo del mondo. Con una bestia famelica da controllare, non solo sopravvisse per 2 anni, ma vinse e nel 1985 percorse la montagna in 11 minuti e 25 secondi, migliorando di mezzo minuto il record. Stai per affrontare la montagna? Come ti senti? Non sento nulla. Quella che era una montagna di americani per americani con vetture dall'America divenne la montagna della francese Michel Mouton a bordo di una vettura tedesca dall'Europa. Da qui l'evento divenne un fenomeno di culto rappresentante degli anni '80. Questo meraviglioso documento è intitolato Climb Dance ed è stato girato nel 1988. Una produzione Cinéma Vérité, un film realizzato per mostrare al mondo di cosa gli esseri umani fossero davvero capaci non avessero ascoltato la paura. Alla guida un pilota di nome Ari Vatanen, genio del controllo ad alta velocità su strade sconnesse. Dissero che si presentò soltanto perché il suo rivale, il tedesco Walter Röhrl, batté il record un anno prima, chiudendo in 10 minuti 47 secondi e 8 decimi. Vatanen attraversò il traguardo con un tempo di 10 minuti, 47 secondi e 2 decimi. In una scena memorabile,
alzò il braccio destro per ripararsi dal sole durante la guida. Un momento che racchiude il significato completo, assoluto di ciò che lui e altri stavano compiendo. L'incoscienza, l'incapacità di accettare la paura, ma anche il talento sovraumano, la passione, un'abilità ineluttabile. Negli anni 90, le grandi case automobilistiche si disinteressarono al Pikes Peak. Compresero che era andata bene così, ed era meglio rimanere l'eccezione che diventare la regola in un periodo fatto di incidenti e di tragedie. Rimasero i folli, i mostri, quelli che giocavano col fuoco, con la vita stessa e con le bieche porte dell'inferno. Nel 1994 il pilota e imprenditore neozelandese Rod Millen stabilì il record di 10 minuti e 4 secondi a bordo di una Toyota a guida integrale elaborata al massimo da lui stesso. A questo punto per molti non c'era più nulla da fare, quel tempo era imbattibile. Inoltre lo stato del Colorado ne ebbe abbastanza e la strada sterrata iniziò ad essere asfaltata. Si rischiò troppo ed era giunto il momento di smettere. In molti accettarono questa decisione, ma non tutti. Giunse notizia che con molto ritardo, nella terra del Sollevante, in Giappone, qualcuno mise gli occhi su quel monte così lontano e quel primato così imbattibile. America, Colorado 州コロラドスプリングス。その町外れにパイクスピークはある。 La Suzuki creò una squadra apposita per mandare al Pikes Peak una vettura dalle strane sembianze. La chiamarono Escudo. A guidarla l'unico kamikaze rimasto inesploso, Nobuhiro Tashima, soprannominato il mostro per ovvi motivi. In quel percorso, quando tutti già se n'erano andati, Tashima sviluppò la sua ossessione: scendere sotto i 10 minuti prima che il percorso venisse completamente asfaltato. Dal 1995 in poi, su quella Suzuki, dedicò la sua vita a battere quel primato. Continuò a vincere, ma non gli importava. Decise, una volta che la Suzuki gli tolse i meccanici, perché comunque felice con i risultati raggiunti, di modificare da solo la vettura. Nel 2007 migliorò il record dopo 11 anni di tribolazioni, ma per un solo secondo non scese sotto i 10 minuti. Nel frattempo, quella vettura divenne leggenda, anche grazie alla sua comparsa nel videogioco Gran Turismo. La Suzuki Scudo è un mostro su 4 ruote, con un alettone di proporzioni veramente questionabili, ma allo stesso tempo dimensioni che permettevano di farla restare a terra, no? Perché è una macchina così potente e leggera che prenderebbe subito il volo. È nato il famosissimo meme dell'Escudo, no? Che su Gran Turismo 3 impennava e prendeva una velocità come 2 trilioni di chilometri orari, una cosa del genere. Poi tra l'altro su Gran Turismo 2 appariva anche la sorella minore, ovvero la Suzuki Cultus Pikes Peak. Lo stile di guida molto molto nervoso e sottosterzante, ovviamente per via dell'assetto da Pikes Peak, un assetto molto rigido. Anche su Gran Turismo 3 potevi lavorare da 900 cavalli di stock, potevi portarla a 1800 cavalli, per cui una follia totalmente raddoppiata. Entra nella leggenda e soprattutto nella storia del motorsport con Tajima, a cui hanno poi anche tributato un modello moderno, la Tajima Roadrunner Pikes Peak, e poi la ritroviamo anche su Gran Turismo 7. Scudo letteralmente un mostro, un meme, ma allo stesso tempo anche una leggenda di Gran Turismo. Tashima compì 58 anni, lo stesso anno in cui siglò quei 10 minuti e un secondo, e nel momento in cui il ritiro dalle corse e dal pericolo sarebbe stata la giusta scelta, il giapponese continuò. Giungendo al 2011, le operazioni di conversione in asfalto del circuito stavano ormai arrivando alla parte di copertura totale. E a 61 anni Tashima aveva solo una chance per completare il circuito sotto i 10 minuti, prima che la sua ossessione potesse diventare la sua fine.
31 secondi. Il mostro raggiunse un record indistruttibile e poco dopo la strada venne completamente asfaltata. Nonostante ciò che poteva pensare lo Stato del Colorado, asfaltando il tutto, il pericolo continuò a vivere liberamente al Pikes Peak. A 4.000 metri, la Mitsubishi di Jeremy Foley e del copilota Yuri Kuznetsov esce di strada e capitola al tornante chiamato Devil's Playground, la fossa del diavolo. Non fu fortunatamente un incidente fatale. I due sopravvissero tra mille dolori grazie alla gabbia protettiva della macchina. Fu in questo attimo che si capì ancor di più che guidare ad alta velocità al Pikes Peak significava sfidare un gigante. Il progetto di asfaltatura che poi è stato completato con l'edizione 2012, sì, è stato un grande vantaggio da un certo punto di vista, l'aderenza migliora, il problema è che però avendo questo lungo nastro d'asfalto aumentano le velocità e si può spingere di più a livello di performance. L'ultimo record, quello di Romain Dumas, sotto gli 8 minuti alla Pikes Peak vuol dire veramente andare a velocità folli, a velocità assurde. Dumas 2 volte campione alle Mans nella 24 ore, la prima con Audi nel 2010, la seconda con Porsche nel 2016. Questo fa capire come la Pikes Peak diventi un contenitore che porta tanti protagonisti, tanti piloti di ogni categoria esistente a riunirsi per sfidare la montagna. Quindi sì, hanno cercato di ridurre il tasso di pericolosità, ma la Pikes Peak non potrà mai essere sicura. E la sicurezza sarà sempre al centro, ma non sarà mai al 100%. Anzi, aumentano anche le richieste ai piloti. Nel 2014, in un garage dell'Inghilterra del Nord, nel Lincolnshire, un meccanico sta lavorando a una moto da solo, un bolide su 2 ruote da 550 cavalli, che l'avrebbe spinto alla cima della montagna davanti a tutti. È la leggenda del Tourist Trophy Guy Martin. Percorse la strada in 11 minuti e 7 secondi, vincendo la sua categoria e aggiungendo un altro tassello di storia al suo mito spericolato. Lo fece appena in tempo, poco prima della tragedia. Carlen Dunn era un veterano della montagna. Nel 2012 fece suo il record su 2 ruote, chiudendo la scalata sotto i 10 minuti. Nel 2019, in collaborazione con Ducati, avrebbe dovuto battere nuovamente il record. Stava dominando la pista, era a 20 metri dal traguardo quando un avvallamento inaspettato gli tolse tutto, anche la vita. Le moto vennero bandite dal percorso. Nuovi limiti imposti alle vetture, chiudendo ufficialmente un'era. E forse era meglio così. Nel Pikes Peak ha sempre vissuto l'essenza dello spirito umano. Il pericolo, la ricerca della sensazione più vicina alla morte. Andare sempre più forte verso il cielo e le sue nuvole, guardando verso l'alto, tentando di raggiungere qualcosa che non conosciamo davvero. Il 25 settembre 2017 Ken Block, leggenda del rally e icona degli sport estremi, pubblicò per il mondo una lettera d'amore al Pikes Peak. Block decise di guidare a tutto gas, driftando come ai tempi in cui quei mostri driftavano sulla terra aspra. Il video aveva tutto, i rischi, il pericolo, i momenti indistruttibili. A un certo punto Block sporge il braccio riparandosi dal sole, proprio come Ari Vatanen fece istintivamente nel leggendario film dell'88. Avrebbe dovuto partecipare per la prima volta ufficialmente nel 2023, dopo che un problema tecnico gli impedì di competere l'anno prima, ma a gennaio dello stesso anno venne coinvolto in un pesantissimo incidente in motoslitta. Lasciò la moglie e le sue 3 figlie. È grazie al buio che può vivere la luce.
Stupendo il mondo, all'evento annuale del Pikes Peak si presentò una delle 3 figlie, Lia, 16 anni. Si stava già allenando da tempo nel rally grazie al padre, ma nessuno poteva aspettarsi un'impresa così forte e così impensabile. Portò la vettura del padre da 1400 cavalli di potenza fino alla sommità del Pikes Peak per omaggiarlo, per esprimere il suo amore. E non lo fece lentamente, bensì aprendo il gas, facendo risuonare il motore di quella macchina per tutto il gigantesco massiccio. Il pericolo, il rischio, vive nei respiri di ogni giorno. Ed è chi pensa di evitarlo, che può essere inconsapevole di viverlo da vicino, negli atti ordinari compiuti nei singoli momenti di vita. Poi c'è chi il rischio decide di abbracciarlo, di farlo suo. Vi diranno che lì, tra il panico e il caos, c'è una chiarezza e una libertà inspiegabile. È quella chiarezza che definisce ciò che siamo. Anime libere, in un pianeta tra miliardi di stelle dopo le nuvole, consapevoli del nostro inevitabile destino. E se l'esistenza è un'occasione, tanto vale quindi vivere anche nel modo.